che andrò a realizzare è un fiocco di neve. Possiamo realizzare più fiocchi di neve per decorare il nostro albero di Natale, oppure possiamo decorare anche la casa. Anche dei sottobicchieri sono bellissimi. Io ho scelto il color bianco, ma potete realizzarlo in rosso, in verde, insomma i colori che più vi piacciono. Nel tutorial vi farò vedere con il grigio per farvi vedere meglio i passaggi. Con il bianco c'è più difficoltà. Potete anche utilizzare il cotone. Ecco, se dovete realizzare anche dei sottobicchieri è preferibile in cotone, ma per le decorazioni ho deciso di utilizzare abele unito. Andiamo subito a vedere l'occorrente e poi al tutorial. Il filato che ho scelto è abele unito. Questo è il color bianco, sono 100 grammi, sono il 40% di top acrilico, il 60% di poliamide a 440 metri. Consigliano i ferri dal 2,5-3 e l'uncinetto dal 2-2,5. Come variante nel tutorial farò vedere anche il color grigio. Uncinetto 3,5. Andiamo a realizzare un nodo. Avviamo 6 catenelle. Andiamo a chiudere a cerchio. Prendo dalla prima con una maglia bassissima. Una catenella. Entro dentro al cerchio e realizzo una maglia bassa. Tre catenelle. Maglia bassa, entro dentro al cerchio, maglia bassa. E questo è il nostro primo. Realizziamo il secondo. Entro dentro al cerchio, maglia bassa, 3 catenelle. Rientro dentro il cerchio, maglia bassa. Ora realizziamo il terzo. Entro, maglia bassa, 3 catenelle, entro dentro il cerchio e chiudo. Ne devo realizzare in totale 6. Adesso che ne ho realizzate 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vado a chiudere qui laterale sulla prima catenella che abbiamo realizzato una maglia bassissima. Adesso vado sulla prima catenella che è qui di lato e vado a realizzare di nuovo una maglia bassissima. Ci dobbiamo spostare. Ecco qui. Ora realizzo 3 catenelle. 1, 2, 3. Entro dentro, prendo il filo, entro dentro sempre a questo archetto con l'uncinetto e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, nello stesso archetto di nuovo 2 maglie alte, la prima e la seconda. Vado sull'archetto successivo, prendo il filo, entro nell'archetto, 2 maglie alte, la prima e la seconda, 2 catenelle, prendo il filo, entro nell'archetto, ancora 2 maglie alte, vado nell'archetto successivo. Mi raccomando, non c'è nessuna catenella di separazione tra una lavorazione e l'altra di un archetto, per cui prendo il filo e vado a lavorare di nuovo le 2 maglie alte con le 2 catenelle di separazione e 2 maglie alte sullo stesso archetto fino a completare il giro.
Adesso che ho completato il giro, vado a chiudere con una maglia bassissima e ho completato il giro. Ora catenella, qui abbiamo la maglia alta, queste erano le 3 catenelle e poi la maglia alta. Con la maglia alta entro e vado a lavorare una maglia bassa dentro all'archetto che si presenta 2 maglie basse, la prima e la seconda. Ora dobbiamo fare attenzione al conteggio delle catenelle. Adesso dobbiamo realizzare 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Noi dobbiamo entrare con l'uncinetto nella seconda, questa è la prima, nella seconda catenella e chiudiamo con una maglia bassissima. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado a chiudere nella seconda, che è questa. Ora 6 catenelle di nuovo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vado a chiudere nella prima catenella, vedete questa è la prima, questa è la sesta, quinta, quarta, terza, seconda e la prima. Andiamo a chiudere nella prima con una maglia bassissima. Ora 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado a chiudere nella prima catenella, sempre con una maglia bassissima. Ora che ho realizzato e chiuso, dobbiamo andare al centro della prima. Questa abbiamo il primo, il secondo e il terzo. Qui al centro andiamo a chiudere con una maglia bassissima. Ora 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vado a chiudere nella prima. E ora chiudo con la prima catenella che abbiamo iniziato, sempre con una maglia bassissima. Andiamo a realizzare una maglia bassa nell'archetto e la seconda maglia bassa nell'archetto. Vediamo come è venuto il lavoro. Eccolo qui. Questo è come si presenta, ora lo faccio vedere da vicino. Ecco il lavoro come si presenta, basta contare come vi ho detto e inserire l'uncinetto e le chiusure come vi ho dato i numeri e questo si ripete per tutto. Allora adesso per tutto il giro. Adesso che abbiamo lavorato le 2 maglie basse, abbiamo qui 2 maglie alte. Vado a lavorare la prima maglia alta, attenzione che si nasconde proprio qui sotto, con la prima maglia alta che si presenta con la maglia bassa, la seconda anche con la maglia bassa. Ora 1, 2, 3, 4, entro nella prima maglia bassissima, eccola qui. Vado a lavorare adesso, vedete qui sono le 2 maglie alte, maglia bassa e maglia bassa sopra alle 2 maglie alte. Abbiamo di nuovo l'archetto, ripetiamo il tutto. Qui per ripetere vado prima a realizzare la prima maglia bassa, la seconda maglia bassa e poi vado a realizzare le mie 7 catenelle. Ne abbiamo realizzate 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne manca una, 7.
Vi faccio vedere di nuovo il passaggio, per cui ne abbiamo realizzati 7. Vado a chiudere con una maglia bassissima nella seconda, questa è la prima e questa è la seconda catenella, con una maglia bassissima e chiudo con una maglia, eccola qui, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5. Vado a chiudere nella seconda, che è questa. Ora 6 catenelle, 1 2 3 4 e 5, 6. Vado a chiudere nella prima catenella, sempre una maglia bassissima. Ora 5, 1 2 3 4 e 5. Vado a chiudere nella prima. Di nuovo voi fate sempre la mia sequenza, ecco qui. Ora ci dobbiamo spostare, abbiamo chiuso, dobbiamo spostarci, contate 1 2 3, entriamo qui in questa catenella centrale, 1 2 3, un gruppo di 3, entro in quella centrale, maglia bassissima, ora 6, 1 2 3 4 5 6, chiudo nella prima, sempre maglia bassissima. Ora vado a chiudere alla base, la prima catenella della base, con una maglia bassissima, entro nell'archetto, maglia bassa, ecco qui abbiamo realizzati 2, vado a realizzarne 3 4 5 e 6. Andiamo a vedere la chiusura. Ovviamente prima di chiudere non vi dimenticate questo passaggio, qui dovete lavorare maglia bassa e la maglia bassa, sempre sulla maglia alta, che questa è nascosta, la prima ve la voglio far vedere, voglio essere sicura. Allora passo la prima maglia e la seconda maglia, mi raccomando, e poi vado a realizzare 4 catenelle che rientro nella prima, vado a chiudere con una maglia bassissima in questo modo e poi vado a lavorare la prima maglia alta e poi andiamo a lavorare la seconda maglia alta e riprendiamo tutto da capo, perché c'è di nuovo l'archetto. Facciamo le nostre le due maglie basse, scusate, e poi le nostre 7 catenelle, 6 e 7, e si riprende di nuovo da capo. Una volta realizzato quello delle 4 catenelle qui centrale, andiamo a chiudere proprio nella prima maglia, diciamo la prima maglia ma anche la prima catenella che abbiamo iniziato il giro, e vado a chiudere con una maglia bassissima e abbiamo concluso. Vado a fare una catenella ulteriore, tiro il filo, taglio e vado a nascondere con l'ago. Ecco qui, il tutorial è terminato. Come vedete abbiamo sia la versione grigia e abbiamo la versione bianca. Potete mettere un piccolo nastrino e realizzare tanti fiocchi di Natale per il vostro albero, ma anche delle decorazioni di Natale per la casa. Insomma, potete anche variare il filato. Io ho deciso con abeglia, ma potete realizzarlo in cotone o dei filati che hanno dell'urex, insomma potete variare come vi piace di più. È un primo progettino di Natale, ne seguiranno degli altri. Allora io vi saluto, ci vediamo nei prossimi tutorial, sempre lunedì e venerdì. Un bacione a tutte e a presto, baci!